costa meno di 80 euro. Ebbene sì, avete proprio capito, questo tablet con Android 12, display da 10 pollici, memoria 3 GB di RAM, memoria interna 64 GB, espandibile fino a 128 GB, attualmente su Amazon costa circa 73 euro. Marca Cidea, modello CM9000, come sempre, nell'iscrizione del video vi lascio il link per andarlo a vedere. Prima di fare questa recensione ho voluto testare per benino questo tablet perché per circa 80 euro o poco meno mi sembrava impossibile che potesse funzionare e che avesse tutte queste caratteristiche. Quindi partiamo subito aprendo la scatola e vediamo cosa ci viene dato in confezione. Partiamo subito leggendo la marca Cidea, Made in Cina, tablet 10 pollici, Smart Tablet PC. Poi qui dietro abbiamo le altre caratteristiche principali. Abbiamo una camera da 5 megapixel e quella frontale e da 8 megapixel e quella posteriore. Partiamo subito dicendo che sicuramente questo non è un tablet per fare foto. Poi abbiamo una connessione wifi ma c'è anche la connessione Bluetooth, quindi adesso apriamo subito la scatola e vediamo cosa contiene. Allora, all'interno della scatola ci viene data, c'era questa bustina che conteneva il tablet, pellicola protettiva sempre del tablet, abbiamo questo libretto delle istruzioni che appunto ci va a spiegare come fare il reset, poi, allora, qui abbiamo il cavetto per andarlo ad alimentare, USB tipo A, USB tipo C, la spillettina per tirare fuori lo slot per inserire la memoria massimo 128 GB, poi abbiamo l'alimentatore che in questo caso non è adatto, diciamo, per le prese italiane, quindi potete utilizzare tranquillamente un adattatore che utilizzate per i vostri smartphone. Poi qui sotto abbiamo pellicola protettiva da applicare sul tablet e abbiamo anche il certificato di conformità. Quindi togliamo tutte quante le scatole. Cosa c'è da dire su questo tablet? Allora, abbiamo USB di tipo C, già questo mi piace. Poi c'è uno speaker a destra e uno speaker a sinistra, quindi questo già ci fa capire che l'audio è stereo. Tasto per andare ad accendere, spegnere o sbloccare il tablet, volume su, volume giù, quindi per alzare o abbassare il volume. Qui sopra abbiamo la possibilità di inserire un jack da 3,5 per le cuffie, fotocamera frontale, fotocamera posteriore. Devo dire che comunque questo tablet è molto sottile. Vi ricordo che è un 10 pollici, abbiamo 3 GB di RAM, 64 GB di memoria interna, wifi 2.4 GHz, connessione Bluetooth, abbiamo una batteria da 6000 mAh che garantisce 20 giorni di stand-by o 5 ore di visualizzazione video continue. Io ho voluto testare qualche giorno appunto prima di fare questa recensione perché per 80 euro, come ho già detto, pensavo che si bloccasse continuamente, che mi esplodesse in mano, che fosse in bianco e nero e invece devo dire che mi ha piacevolmente sorpreso. Sicuramente è un tablet indicato per tutte quelle persone che non hanno una grande necessità di potenza, va benissimo per guardare video, poi lo andiamo a vedere soprattutto su YouTube, su Netflix, Rai Play, va benissimo per giocare a quei giochini semplici che utilizzano i bambini, infatti sicuramente questo è un tablet che potete dare tranquillamente ai vostri figli per farli giocare e devo dire che va veramente bene. Ha Android 12 interno, quindi ha tutti i menu, tutte le funzionalità di Android 12, devo dire che veramente rimane molto fluido. Partiamo subito con Netflix, andiamo quindi ad aprire Netflix e farvi vedere come appunto si vede. Partiamo subito dalla sessione bambini. Apriamo Alvin che avevo iniziato a vedere. Alziamo il volume. E come possiamo sentire e vedere, comunque va veramente bene. Si tiene bene in mano perché comunque 10 pollici dal mio punto di vista è una dimensione corretta. Possiamo sbloccarlo, non so se avete notato che si è sbloccato subito, o con il gesto, vi faccio vedere, io ho messo questo, o addirittura con lo sblocco del volto. Vi faccio vedere lo sblocco del volto, quindi basterà che andiamo ad inquadrare il nostro volto e lui si sblocca in automatico. Quindi anche questa funzione, devo dire, a 80 euro. Incredibile. Allora, abbiamo visto che comunque con Netflix gira molto bene. Adesso lo togliamo, vi faccio vedere, chiudiamolo, vi faccio vedere per dire YouTube. Mi raccomando, datelo ai vostri figli per vedere YouTube, ma non per vedere me contro te, ma mandateli su un canale, diciamo, tematico, tipo Charlie. Comunque, a parte gli scherzi, allora, apriamo un mio video, alzo un pochettino il volume, salta annunci. Salve amici e bentornati al canale Charlie.
Vado ad aumentare la qualità. In passato io ho già recensito altre due telecamere, devo dire che vanno veramente bene. La prima non sto Dal mio punto di vista si vede veramente molto bene. Adesso proviamo su qualche altro video un pochettino più spinto, quelli che YouTube spinge come video 4K Ultra, per farvi vedere appunto che i colori comunque ci sono. Allora, vediamo questo video del pappagallo. Anche qui andiamo ad aumentare la qualità, mettiamo qualità superiore. E vi posso dire, non so se si vede, se riuscite a vederlo, che come qualità è veramente sorprendente, perché parliamo di un tablet di 80 euro, guardate. Devo dire che si vede bene anche sotto la luce, perché l'ho testato sotto la luce e si vede molto bene. Andiamo adesso a vedere i giochi per i bambini, che secondo me è un utilizzo che potete fare tranquillamente. L'ho messi di qua per dire questo per colorare. Io ne ho scaricati alcuni, poi naturalmente non sono ben, come si dice, addentrato su questo settore, però ho scaricato questo giochino per bambini che secondo me potrebbe essere carino per colorare, quindi coloriamo. Scegliamo il cagnolino che va in vespetta, giallo, e vado a colorare. Questo mi piace perché è fatto bene e vado dentro i bordi. Questa è un'applicazione fatta così, quindi proprio per essere perfetti. Se invece apro un'altra applicazione sempre per bambini, questa qui, questa diciamo è a mano libera, quindi qui bisogna stare attenti. Gioca, scegliamo colorare, animali anche qui il gattino, abbassiamo un po' il volume sinceramente. Allora, verde, qui vediamo che invece devo andare dentro perché comunque non mi corregge. Vabbè, questo a parte gli scherzi, questo è per farvi capire che comunque i giochi per i vostri figli girano veramente bene su questo tablet. Adesso invece voglio farvi vedere la connessione Bluetooth, quindi vado a prendere tastiera e mouse Bluetooth che ho già collegato. Sblocco il tablet e lo mettiamo qui. Sul mouse passo alla connessione numero 3 che è quella del tablet, così anche sulla tastiera vado sulla porta numero 3. Qui vediamo che il simbolino del Bluetooth già si è acceso e già mi ha trovato il mouse. Mettiamo questo dietro così. Ok, quindi con il mouse vado sotto documenti. Qui faccio nuovo documento. E vi faccio vedere che con la tastiera posso tranquillamente andare a scrivere. Ciao, tutto bene. E devo dire che è veramente molto veloce. Posso veramente andare a scrivere con tranquillità. E possiamo vedere che la connessione Bluetooth tra mouse e tastiera è veramente immediata. Naturalmente, avendo come sistema operativo Android 12, possiamo andare ad installare qualsiasi applicazione e io lo consiglio anche come display per la domotica. Nel mio caso ho installato Home Assistant, che adesso andiamo ad aprire. E qui ho tutta la domotica della mia casa, quindi posso andare a gestire per dire lampadine e andiamo anche nella mappa 3D. Qui ho la mappa 3D della mia abitazione, del mio appartamento e posso andare a gestire tutto. E comunque, come possiamo vedere, posso avere sotto controllo tutti i dispositivi di domotica che ho dentro casa. Naturalmente con questo tablet possiamo anche andare a leggere la nostra posta elettronica, possiamo navigare in internet. Io ho aperto un sito a caso per dire Charlie e devo dire che è molto fluido. Possiamo aprire i nostri social. La domanda che mi faccio è questa adesso: vale la pena paragonare questo tablet con un iPad? Dal mio punto di vista non vale la pena, ma sicuramente vale la pena dare in mano a un bambino questo tablet rispetto ad un iPad, perché come abbiamo visto questo tablet funziona molto bene per guardare un video, molto bene per giocare, è consigliato a tutte quelle persone che comunque fanno un uso normale di questi dispositivi, quindi per andare su internet, leggere la posta elettronica, e dal mio punto di vista è anche utile come display per quanto riguarda la domotica.
Amici, il video termina qui. Come sempre, se avete delle curiosità, lasciate nei commenti. Vi ricordo che nella descrizione del video vi lascio il link per andarlo a vedere su Amazon e il prezzo, ve lo ricordo nuovamente, siamo sotto agli 80 euro. Dal mio punto di vista è un dispositivo che vale la pena acquistare. Ho anche testato il touch e funziona veramente bene, non ha punti morti. Quindi sicuramente è un dispositivo che consiglio. Alla fine del video vi lascio qualche foto che ho scattato, ma come vi ripeto, non è un dispositivo per fare foto o per fare video. A presto, Flavio.